Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo settembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere quale sarà l'adempimento della tua anima nei vari ambiti della tua vita, cioè il corpus principale, come l'anima si adopererà per superarsi in ogni ambito della tua vita. Quindi vediamo prima la parte generale con gli oracoli e anche i tarocchi e poi nelle relazioni affettive e nell'amore. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi appena iscritti a iniziare il percorso con la nostra scuola iniziatica partendo dalla mia playlist L'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. E poi, se lo desiderate, ho messo a disposizione il mio primo libro, Tesi in naturopatia, Il risveglio della coscienza. Per chiunque lo desiderasse, trovate sotto all'info box in descrizione le indicazioni e mandatemi una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com con scritto in oggetto tesi, il libro, Il risveglio della coscienza o tesi di laurea. Scrivete in oggetto questo così capisco che sono le mail per il libro, ok? Allora, detto questo, partiamo subito. Ci mettiamo tutti i regni dei Sefirion, sono tutti, vediamo, sono tre, non ne manca uno. Allora, ne manca uno, aspetta un attimo. E manca l'egregorico comunque. L'avevo già bandito. Dove sta il regno egregorico? Cucù, dove stai? Ti sei talmente spaventato negli ultimi tempi che ormai ti sei fatto fuori da solo. Vediamo. Ragazzi, non lo sto trovando. Non lo sto trovando il regno Gregorio. Aspettate un attimo, metto un attimo in pausa qua il video. Cioè, ragazzi, ho appena messo in pausa il video, non ci posso credere, stava qua sotto. Eccolo. Si sta talmente mimetizzando. Non vuole uscire più, c'ha paura di noi. Bravo, fai bene ad avere paura, perché noi ti vinciamo, siamo maghi. Ok. Vediamo un po' quale regno esce, in che regno ci troviamo a settembre 2024. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, in che regno ci troviamo settembre 2024 per adempiere al sommo scopo della tua anima. Come si adopererà l'anima? Vediamo. No, sono troppe, una sola. Una sola, per favore, eccola. Vediamo qual è. Gli Angelion, meraviglioso, sono delle qualità, dei talenti. Sono qualità, talenti, vediamo un po' di che cosa ci parlano. Bellissima carta di partenza, vediamo. È un po' come tornare bambini quando vedo l'Angelion, un po', cioè a me questo mazzo, questo regno mi sa un po' di sei di coppe. Vediamo. Allora, vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine. Cosa accade a settembre 2024? Che cosa ci dice il regno degli Angelion? Vediamo. La prima, va? Vediamo un po'. Presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Allora, mi dicono che siete appena nate, non a caso ti dicevo, il 6 di coppia mi ricorda quel bambino lì, no? Siete appena nate o nati nella nuova consapevolezza, state facendo pratica nella nuova consapevolezza che ha a che fare con il mago e non più la vittima, no? Ti dice, porterai luce, qua c'è un pallino nel buio, porterai luce laddove gli altri vedono oscurità. E questo ti gratificherà moltissimo. Non pensare troppo a domani, non pensare troppo a grandi cose che devi fare, no. Tutti i giorni di questo mese, un passo alla volta.
Poi molti di voi fanno il compleanno a settembre, quindi è come se fossi proprio appena nata, ok? Quindi la tua nascita, il tuo Natale, la tua Epifania è proprio l'alba di un nuovo essere. Farai pratica con l'alba del tuo nuovo essere. Questo sei tu. Nell'oscurità porterai luce sia nei tuoi meandri bui perché ti sei illuminata o illuminato, e siccome non puoi vedere più in là, ti dice godi di quello che farai quotidianamente, non ti preoccupare di domani, dopodomani, adesso, adesso. Conserva e porta questa fiamma dentro di te. Sii grato per quello che hai oggi, ogni istante, da quando ti svegli la mattina a quando vai a letto la sera. Ringrazia e benedici gli dei che ti sostengono in ogni momento. Alleati con loro, qualsiasi tipo di preoccupazione sul domani o dopodomani, nel futuro. No, 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 no. Alleati con loro e vedrai l'abbondanza nel qui ed ora. Qui ed ora. Avrai gratitudine nel qui ed ora. Porta una grande presenza con te. La presenza è proprio qualsiasi cosa accada, io rimango imperturbabile. Fede imperturbabile. Un passo alla volta. Questo è il mese in cui piano piano ti sentirai grata, grato, e anche la modalità secondo cui la tua anima vuole manifestarsi in questo mese, un passo alla volta a portare luce nei meandri bui, sia nei tuoi profondi perché ti sei già risvegliata con la presenza o risvegliato, sia in quello degli altri. Ok? Bellissima carta, eh? Vediamo un po' che cosa ti dicono le fate. Settembre 2024. Con gli stessi colori, vedi? Siamo proprio nella visione, terzo occhio, con il giallo che è il potere della volontà, terzo chakra, ti sentirai fiera di te stessa o di te stesso in questo mese. Cos'altro ci dicono le nostre fate, gli spiriti della natura? Vergine, settembre 2024. Chi devi perdonare? Quando lascerai scorrere via da te la rabbia o il risentimento, ti accorgerai che i tuoi desideri diventano realtà. Allora, c'è qualcuno che devi perdonare qua probabilmente, in questo mese. Ci sarà qualcuno che devi perdonare. Allora, il perdono cos'è? O qualcuno che chiederà perdono o fondamentalmente come assunto principale di chi dobbiamo perdonare è sempre noi stessi, va bene? L'altro fuori da noi è sempre la nostra proiezione, l'altro fuori da noi è sempre una maschera del divino, è un altro essere che fa esperienza del divino in se stesso. Quindi il perdono ha a che fare con la consapevolezza di come funzionano le cose. Le cose funzionano in questo modo. Quando tu sei gentile con l'altra persona, non crei più karma, eventi perturbati. Quando benedici l'altra persona che ti è stata mandata davanti e ti ha generato rabbia, frustrazione, tristezza, e capisci che è stata la tua anima ad attirare quella persona affinché tu facessi un certo tipo di esperienza di scioglimento del karma, allora capisci che non c'è più bisogno, è facile perdonare. Non è facile se abbiamo la mente razionale in ballo. La mente razionale non può perdonare, no? L'ego non può perdonare. L'ego è tutto suo, il possesso è mio. Chiunque mi tocchi io lo anniento. Ma noi ci stiamo educando ad essere quello che siamo stati sempre, anima. La mente creativa. Ecco, la mente creativa include l'altro come lo specchio di se stessa. Attraverso l'altro non fa altro che proiettarti le tue ombre più grandi. Come vi ho spiegato anche nel video Legge dello specchio, il primo video sulla legge dello specchio, l'altro ci proietta delle nostre zone d'ombra che sono ombre a più livelli. C'è un'ombra più superficiale,
Quando noi proviamo amore, attrazione per una persona, allora è come se la nostra anima amerebbe portare in luce quell'ombra e quindi ti innamori, l'ombra un po' più in alto. Le parti più profonde della nostra ombra si manifestano all'esterno con quelle persone che noi odiamo. Sono sempre nostre proiezioni. L'anima usa questi stratagemmi affinché tu possa sciogliere karma e accedere all'infinita abbondanza che ti spetta per diritto naturale. E avere fede negli eventi che ti sono successi, comprensiva delle persone che devi perdonare. Quindi io ti consiglio di benedire e battezzare qualsiasi tipo di persona con la quale tu avrai a che fare in questo settembre 2024 con l'arma della consapevolezza. Ok. Ok, vediamo cosa ti dice l'altro oracolo. Settembre 2024, Vergine. Immaginare. Guarda, questo è un mese in cui la tua mente creativa si sbizzarrirà. Immaginare, puoi immaginare tutto in questa nuova realtà. Te l'ho detto che siamo bambini o bambine appena nati, con la consapevolezza però di avere adultità animica e quindi potrai immaginare di tutto, potrai immaginare la tua nuova realtà, hai un grande potere immaginativo. Non a caso abbiamo nominato questo colore, che è il colore viola del terzo occhio, il tuo potere di visione, di immaginare, plasmerà la tua realtà qui ed ora. Va bene? Il tuo futuro lo crei adesso. Non preoccuparti tanto del futuro troppo in là. Il tuo futuro lo crei adesso facendo nella tua mente delle immagini creative di bellezza, di prosperità, di abbondanza. Per quanto riguarda la tua quotidianità, immagina come vorresti che le cose fossero e affidati agli dei, che è l'universo, chiamiamolo come vogliamo, va bene? Hai un grande potere di immaginazione. Questo è un mese in cui vedo che verrai, vedi qua c'è anche tempo di fare un sonnellino, un mese dove ci sarà un riassetto animico, quindi non vedo tanto fare, no, vedo un lasciar fare agli dei all'interno di te. Tu mantieni la presenza, sii grata perché stanno lavorando dentro di te. Non li disturbare. Procedi con profonda fede in quello che ti sta accadendo. Salvatevi questo video, ragazze mie, e il vostro ascendente, perché questo è il monito di questo mese, ok? Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. In linea generale vediamo dove puntano l'attenzione per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine, settembre 2024. Vergine, settembre 2024. È uscita la stella. La stella mi parla di creatività, di nuovi confini che verranno esplorati, di gioia, è la carta della buona stella, della la buona sorte dalla tua parte. Vediamo cos'altro. 4 di spade, mi parla di sogni che farai, profetici anche, di sogni importanti, del fatto che ti dedicherai anche a meditare. 5 di denari, guarda, verrai messa un po' alla prova per quanto riguarda la dea Penia col 5 di denari. Ci sono situazioni ferme di natura lavorativa per alcune di voi o alcuni di voi, o non come le vorresti tu. Questo, ragazze mie, quando escono i tarocchi e gli oracoli, io vedo esattamente cosa vi stanno dicendo, no? E ve lo cerco di trasmettere in tutti i modi.
Questo è un mese di inoperosità esterna, ma tanta operosità interna. Ti dicono di immaginare tutto quello che vorresti, perché potresti incombere in situazioni, come è giusto che sia a livello karmico, in cui grazie al potere della fede, la stella e la speranza, tu vai a immaginare, quattro di spade, anche la meditazione, la realtà come la vorresti tu rispetto a ciò che per te in questo mese chiameresti penuria, o penuria economica, o penuria emozionale, oppure quello che vorresti realizzare tu che in questo momento non ti dà ancora soddisfazione. Immaginare. Ricordati che facendo la pratica che ti ho detto, benedire e battezzare le persone, scorre via da te la rabbia, il risentimento e ti accorgerai che i tuoi desideri diventano realtà. Mi spiego? Quindi sarà un'operosità interna in questo senso. Vediamo un po'. Due altre. Il matto. Una nuova tappa si apre per te in questo mese, dell'avere fede. E ci sarà un'opportunità lavorativa straordinaria. Va bene? Un'opportunità lavorativa straordinaria. Se stavi vivendo, puoi vivere delle situazioni economiche che ho un posto di lavoro, io qua mi viene che molte stanno in un posto di lavoro che non vi dà ciò che meritate, va bene? Inizia un nuovo cammino, il matto, con una nuova opportunità che ha tanto di spessore da darti, va bene? E te la porta la buona stella, va bene? Chiarissime sono. Vediamo un po' energia positiva per te in questo mese. Il sole, vedo tanta felicità in questo mese, notizie felici, tanta felicità, il sole porta allegria, felicità. Per questa nuova tappa che hai a livello lavorativo, mi puntano sull'aspetto lavorativo. E carta negativa, quale può essere? Tre di coppe, forse non avrai tanto tempo da dedicare allo svago e al divertimento, te l'avevo già detto qua, che è più una tappa di inoperosità a livello di esterno. Il tre di coppe, forse non avrai tanto tempo da dedicare in un primo momento allo svago, al divertimento, perché ti vedo un po' lavorare sulla deapenia qui, fino a quando non arriva questa nuova opportunità, oppure tu scegli di intraprendere un nuovo cammino relativo a una nuova opportunità lavorativa. Però ti dico una cosa, il 3 di coppa al blocco, che è la diversione, il divertimento, no? Appena tu elabori la dea della penia, come vi insegno sempre, ve l'ho spiegato bene nel video che ho postato, il messaggio al collettivo, zitti tutti, adesso sono guai, ok? La prosperità è illimitata, come funzionano le cose sul piano della prosperità. Appena finisci di integrare la dea Penia, che arriva il dio Poros, che vi ho insegnato, è il dio dell'ingegno, e ti dai a questa nuova opportunità, svagati un po', va bene? Svagati un po', va bene? Sì, vediamo energia positiva sul sole. La temperanza, io vedo che tutto torna in equilibrio qua. Vedo che c'è un perfetto equilibrio dentro di te. Hai avuto molta fede, te lo dico, e continuerai ad averla, la puoi avere per l'inizio del mese ancora, nel confrontarti con quelle situazioni che non fanno più bene per te, e ci sarà una svolta sul piano lavorativo. Ok? Bellissimo, veramente bellissimo. Quindi ragazze mie, per questa prima parte generale è tutto, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, sia che ci sia una connessione oppure no. Andiamo a vedere qual è rispetto all'amore l'energia della carta guida, e poi ci analizziamo, ci elaboriamo l'amore nel dettaglio. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, amore, settembre 2024, carta guida. Il carro, qualcuno viene da lontano, oppure sei tu che prendi le decisioni di avanzare nella tua vita, di aprirti al nuovo, se sei singolo per esempio. Oppure c'è qualcuno che viene da lontano, o c'è un avanzamento d'amore, oppure sei tu che prendi la decisione di aprirti finalmente. 10 di spada, abbiamo avuto una rottura, una chiusura, oppure una brutta tappa che ci mettiamo alle spalle, e c'è una piena ripresa da parte tua. Forse si è chiusa una relazione, una storia, però ti vedo trionfante. Una brutta tappa si chiude e ti vedo trionfante, ok? Sì, si chiude una tappa molto dolorosa. Vediamo un po' che cosa ci raccontano i tarocchi in merito.
E quindi ragazzi miei mi sta venendo in mente questa carta, chi devi perdonare, perché teniamo sempre a mente, teniamo fede a quello che è uscito, no? Chi devi perdonare, qua c'è stata una rottura, una separazione, benedite e battezzate le persone che sono state parte della vostra vita fino al secondo prima. Ok, andiamo a vedere. Non create karma negativo, create karma positivo benedicendo e battezzando chiunque senza giudicarlo col giudizio della mente negativo, altrimenti abbiamo indietro il karma negativo. Ok. Vediamo cosa accade nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine a settembre 2024. La giustizia due di bastoni. Ti vedo prendere le decisioni per aprirti al nuovo. Ti vedo prendere decisioni per aprirti al nuovo. Qua il nuovo mi parla di... C'è una nuova linfa vitale in te che scorre. Può esserci che c'è una persona a distanza che ti sta pensando molto. Forte il segno del cancro e della bilancia. Se è il tuo caso. Se non è il tuo caso, lascia correre. Energia attuale. Energia positiva. Energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 2 di bastoni, cavaliere di coppe, 9 di denari, gli amanti. C'è una scelta che deve essere fatta qua, c'è una persona in arrivo da te, forse una persona a distanza, c'è una persona che è in arrivo da te. Porta anche il segno della Vergine come te e gemelli. C'è una persona in arrivo da te o stai valutando che cosa fare. Vediamo un po'. Energia attuale, amore Vergine. Il carro. Guardate come state forti, eh. Guardate come state forti. Può essere la tua stessa energia che prendi in mano una situazione e ti metti alle spalle questo brutto ciclo del 10 di spade. Ti vedo volenterosa ad andare avanti o volenterosa ad andare avanti. Vediamo al positivo. Al positivo il 6 di coppe, ragazzi, vi ho nominato il 6 di coppe quando è uscita sta carta. Io vedo che qua c'è una persona che viene da te per riconnettersi con te, prende la macchina, l'aereo, può essere una persona che viene da lontano, può essere una persona che già conosci, che ti ha osservato e ti stava osservando. Vediamo il blocco. Il blocco è 5 di coppe. Qua c'è un po' di pentimento. Nel senso, qua c'è stato, no scusami, un po' di pentimento, il 5 di coppe mi parla di, dal 5 passiamo al 6, una persona che è pentita e forse tu sei molto amareggiata di questo e quindi gli hai dato le spalle a questa persona, quindi non vuoi soffrire di nuovo, è questo il senso. Oppure può essere una persona nuova che viene a darti un'energia meravigliosa, però come ti ho detto prima tu ci pensi perché non vuoi soffrire di nuovo. Vediamo il passato. 9 di coppe, l'appeso. Qua è possibile che la situazione dell'amore stava veramente a rilento, era ferma. 9 di coppe mi parla di qualcuno che pensa molto a se stesso, qualcuno un po' con energia troppo di amor proprio, diciamo un po' egoista, che ti ha potuto dare una sensazione di fallimento, di mancanza di fiducia, di abbandono. Le situazioni erano ferme perché qualcuno non avanzava o non dava il passo e quindi chi devi perdonare anche qui, no? Sicuramente c'è un disegno dietro a tutto questo, eh? Oppure se sei da sola e vedo che l'amore era fermo, ti sei goduta te stessa, ho goduto te stesso, stai andando incontro a riprenderti in mano la tua vita, non ti apri facilmente all'altro perché hai paura di ripetere lo stesso ciclo del passato. Vediamo cosa succede settembre 2024, Vergine. La torre, a Cipicchia. Regina di bastoni. La ruota della fortuna. Succede un patatrack qua. Inaspettato. Inaspettato. C'è una persona che ti chiede scusa. Allora, per alcuni di voi, un gruppo sostenuto di voi, c'è una persona che non ti aspetti per niente, la torre, regina di bastoni, che viene da te, rompe il silenzio, fa qualcosa e arriva un cambio. Chi viene dopo la ruota della fortuna? Paggio di coppe, assolutamente sì. C'è una persona che ti chiede scusa se è il tuo caso, una situazione che era ferma, una persona un po' più egoista. Rompe la situazione di
di questo stato, che o non ti parlava o non... Succede qualcosa qua, succede qualcosa all'improvviso verso di te, regina di bastoni, anche se sei uomo, e ti chiede anche di uscire, insomma, o di vedersi o di stare insieme. Oppure per alcuni di voi, se il vostro caso è questo, rompete la situazione di stare amareggiate, di non farvi avanti con qualcuno, o di... ecco perché può risuonare anche a specchio la lettura, magari vi piace molto, regina di bastoni, qualcuno, rompete la situazione e fate il passo voi. Io dico tutto quello che vedo e voi lo applicate, va bene? Magari una persona nuova, vi fate avanti. Questo è il senso. E va bene, va bene. Se lo fate va bene, mi dicono le carte. Oppure c'è una persona che rompe una situazione di stagnazione e oppure è una persona nuova proprio, appunto, e vi all'improvviso arriva questo invito, paggio di coppe, sono comunicazioni. Ok, anche di perdono, come dicevamo qua. Vediamo un po' che cosa ci dicono i miei tarocchi, cosa ci confermano o cosa ci aggiungono. Qua abbiamo anche il segno del cancro, forse non l'ho detto, Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. Vediamo cancro, energia attuale, amore, Vergine, la papessa. Sì, ti vedo con te stessa proprio, ti vedo molto più introspettiva, o c'è mancanza di comunicazione con qualcuno, tu ti prendi, alzi l'energia, prendi in mano le redini della tua vita e vai incontro alla vita, e questo fatto tuo che vai incontro alla vita ti porta, la vita ti premia. Ti vedo con energia introspettiva, molto di grande consapevolezza con la papessa. Mm. O c'è silenzio con qualcuno e qualcuno arriva da te. Vediamo, o è già in atto questa cosa, eh? Vediamo il 6 di coppe, energia positiva. La morte, arriva una trasformazione, un cambio che ti porta questa energia bellissima del 6 di coppe. 5 di coppe al blocco. 3 di coppe, forse ti sei sentita o sentito amareggiato perché una persona non ti ha preso seriamente. E quindi è questo il senso. Non ti ha preso seriamente, sì. L'appeso 9 di coppe, il passato, 7 di bastoni. C'erano dei limiti per un'attitudine di una persona qui. La stella. È come se tu avevi probabilmente speranza in una connessione, però però c'era il senso che questa persona non faceva niente che ti portasse ad essere, che ti dimostrasse, mi spiego? Tu avevi questa speranza, ma l'altro stava fermo. E quindi magari adesso c'è silenzio, però ti dico che c'è una trasformazione, un cambio radicale. L'altro non ti ha preso seriamente, c'è un cambio radicale. Oppure se non c'è nessuno, ragazze mie, ragazzi, io vi vedo che l'amore era un po' fermo per questioni riguardanti altro, probabilmente riguardanti la tua ripresa psicofisica, i tuoi studi, non vuoi incombere in stesse, hai lavorato sulle tue ferite, ok, adesso cambia tutto. Vediamo la torre. Di cosa parla questa torre? 8 di coppe. Arriva a qualcuno dal passato, rientra qualcuno, per alcuni di voi rientra proprio qualcuno. Sulla torre un'altra, 3 di denari, rientra qualcuno che vuole fare dei piani insieme a te, oppure arriva un cambio emozionale all'improvviso che non ti aspetti da parte di una persona nuova. Dei piani, vediamo la regina di bastoni, 3 di bastoni. 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino, grazie a questo cavaliere di bastoni che arriva, apertura di cammino per te. Vediamo la ruota della fortuna. Asso i denari, qua arriva un'opportunità d'oro. Asso i denari, il destino gira a tuo favore. Asso i denari, un'opportunità d'oro. Re di bastoni, regina di bastoni, qua c'è una coppia di potere con un grande potenziale. Sì, 100%, molti di voi non se l'aspettano proprio questa cosa. Vediamo il paggio di coppe. Il re di bastoni di nuovo, eccolo, voleva ripresenziare alla stesa. Sai, rinominami di nuovo, per favore.
Assolutamente sì, un'opportunità d'oro da parte di una persona che ti dimostrerà il suo interesse. Cambio radicale. Può essere una persona che già conosci, arriva all'improvviso per fare dei piani insieme, per venirsi incontro, oppure una persona completamente nuova e questo genera in te un cambio emozionale, tant'è che ti lascerai andare perché vedi questa persona che proprio ci tiene a te, ma soprattutto a te ti piace pure, perché c'è Regina dei Bastoni e Re di Bastoni. Siete molto in sintonia, mi spiego? Wow! Ragazzi miei, che vi devo dire altro? Vediamo che ti dice questo Reone, il Re di Bastoni. Lo facciamo con i miei oracoli, lui lei, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli, lui lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Abbiamo anche il segno dello scorpione forte, eh? Ah, ti amo. E beh, così, netto e crudo, ti amo. Cos'altro ti dice? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Se c'è qualcuno che ti ha fatto credere il contrario, che ti ha, diciamo, abbandonato, se è il tuo caso, che non ti voleva prendere seriamente, ha mentito a tutti, io voglio solo te. Vediamo un'altra. Cosa ti dirà? Voglio fare l'amore con te, non perde tempo. E te l'ho detto che qua c'è una forte passione, Cioè, è un'opportunità d'oro, mi dicono le carte che ne vale la pena. Può essere una persona che sta a distanza, che lavora fuori, però ne vale la pena, mi dicono. Qua vedo anche incontri. Magari gli incontri, non so se subito però, perché mi mettono la tappa dello scorpione qua sul 6 di coppe. Quindi è possibile verso ottobre l'incontro proprio, o la concretizzazione di qualcosa di. Qua io vedo la chiamata o una cosa che arriva all'improvviso. La concretizzazione sul mese di ottobre-novembre con lo scorpione qua che c'è la morte. Vediamo un po' cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Anzi, voglio mettere prima uno di questi. Ah no, scusate, adesso rincoglionito. Vediamo l'ultima carta dei Rider White. 7 di bastoni, vedi qua ci sono un po' di limiti che devono essere superati, il 7 di bastoni l'avevamo anche qui, limiti riguardanti altre cose. Quindi c'è una persona che vuole abbattere dei limiti, vediamo un'altra perché il 7 di bastoni, gli amanti, o sono limiti tuoi che devi fare una scelta, oppure sono i limiti che vengono abbattuti da questa persona perché farà la scelta nei tuoi confronti. Sì. 7 di bastoni ancora, voglio chiarire un'altra cosa. La ruota della fortuna ce l'abbiamo qui. Verrà fatta una scelta, quando meno te l'aspetti, rispetto a una condizione che era ferma perché c'erano dei limiti o tra te e un'altra persona o limiti di altra natura. Verrà fatta una scelta, la ruota me lo mettono qui. Magari non subito, te l'ho detto qua, però questo è il senso. Vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. Il grembo cosmico e il divino femminino. Sì, un po' di pazienza, ragazze mie. Questa è la carta del divino fede nell'invisibile. Un po' di pazienza. Tutto in gestazione e qualcosa di meraviglioso arriverà nella tua vita. Un'altra. Specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego. Questa pazienza ti servirà a vedere che l'altra persona fuori da te è sempre un tuo specchio. E quindi ci sono dei tempi di maturazione affinché le cose siano fatte in modo integro e puro. Cos'altro ti dice questa? Un'altra? Potere superiore. Ci sono delle cose che hanno a che fare con un potere superiore di cui noi non siamo padroni. Quindi abbi fede e speranza. La parola speranza a me non piace tanto. Abbi fede in ciò che non si vede nell'invisibile. Confida in questo perché il processo di questo mese, un processo di trasmutazione è volto all'apertura. Rispetto all'amore proprio c'è un'opportunità d'oro dietro l'angolo. Va bene? Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!